Se nell'equipaggiamento di 007 fosse presente una mountain bike, come sarebbe? Sicuramente sarebbe bella, elegante, veloce, che non passa inosservata, ma soprattutto maledettamente tecnologica. Amici della bici, benvenuti in questo nuovo video. Noi siamo la Why Not Now ed oggi andremo a recensire una bici che ha fatto molto scalpore nell'ultimo anno e per questo voglio ringraziare Freeride Prato per averci dato la possibilità di testare e recensire questa bici, la Unno Burn. Nella prima parte del video andremo a scoprire la bicicletta centimetro per centimetro e ne scopriremo le caratteristiche tecniche che la rendano unica nel suo genere. Nella seconda parte invece la testeremo sui percorsi di casa per capirla al meglio ed infine daremo la recensione completa, le nostre sensazioni di questo bel mezzo e aspettate fino a fine video perché il prezzo è veramente allettante. E mi raccomando ragazzi, iscrivetevi al canale perché a voi non costa niente ma a noi farete un grande favore perché riusciremo a portare video di questo genere e nuovi contenuti. Ma ora andiamo a vedere la bici. Sarò sincero, fino a qualche anno fa il marchio Unno proprio non lo conoscevo, però ho studiato, sono stato bravo e vi potrò dire che la Unno nasce dalla mente di César Rocco, ingegnere, inventore, ma soprattutto ex campione di downhill. Infatti lui da 10 anni col suo team della Cero studia e progetta telai per altri marchi, per dei grossi brand. A un certo punto però decide di continuare a progettare telai, ma in parallelo di costruire le sue bici. Uno nasce dalla voglia di ribellione del suo fondatore e soprattutto di creare biciclette che non hanno paura di essere belle, ma soprattutto di essere aggressive, speciali, innovative, come si può vedere dal telaio di questa bici. Ed ora guardiamo le caratteristiche tecniche. La bici nasce completamente in carbonio, infatti ne risulta un peso molto leggero di 14,5 kg. A primo impatto la bici è molto aggressiva. Gli angoli di questa bici sono 64 gradi per la serie sterzo e invece 76 gradi e mezzo per il tubo sella, ma diventa molto di più aggressiva col sag al 35%, rendendo le geometrie ancora molto più spinte. Il carro adotta il sistema Virtual Pivot e l'ammortizzatore è posto molto in basso per rendere la bici scattante e molto reattiva e soprattutto molto guidabile. Al posteriore con 160 mm di escursione abbiamo i Fox Float X2. Davanti monta forche 38 sempre Fox, 170 mm di escursione Fox Factory, il tutto Kashima e Fox fornisce anche il tubo sella. Come manubrio si monta un manubrio interamente in carbonio, 800 mm di lunghezza, della marca Deux, che Deux non è altro una marca del gruppo Unno. Trasmissione abbiamo il cambio SRAM GX Wireless. Questa bici monta dei freni braking, ma in realtà la bici esce dalla casa con i Formula Cura 4. Ovviamente qui sopra non ci sono i Formula Cura 4 solo per una scelta personale, anche perché i Formula sono dei freni che si equivalgono a livello di prestazioni. La bici esce di casa Mallet, 27,5 al posteriore e 29 davanti e monta le ruote Crank Brothers. La sella fornita è Sella Italia SLR. Quasi ne dimenticavo, sotto il portaborraccia troveremo uno scomparto segreto dove inserire i propri oggetti. La Burn è disponibile in 3 taglie, S1, S2 e S3.
S1, SM, S2, ML, S3, LXL. Cosa cambia di queste tre taglie? Non l'altezza, infatti l'altezza centrale rimane sempre 700 mm ma cambia la lunghezza. C'è un reach diverso, cambia l'altezza del piantone e cambia l'altezza della serie sterza. Parte 2 del video, ora andremo a provare la bici in discesa, faremo 3 discese e vedremo come si comporta la nostra Unno. Ma prima della discesa bisogna fare la salita, quindi vediamo come si comporta in salita. Let's go! Allora devo dire che ti dà subito la sensazione di una bici che è reattiva, leggera, sembra quasi di avere un XC. Ora ragazzi, prendetela con la pinze questa affermazione, ma voglio dire che comunque per le geometrie che ha è molto ben pedalabile. Devo dire che la fatica c'è tutto, però è stato veramente un piacere pedalare con questa bici. In salita è veramente ottimale, a tratti pensavo veramente di avere un XC. Ora mi viene proprio in mente cosa diceva César. Lui voleva creare una bici che andasse molto bene in salita, che poi arrivavi in discesa e ti chiedevi ma il casco integrale dove l'ho lasciato? Bene, io l'ho portato, perché ora andremo a fare la prima discesa di giornata, il Vitruviano, e vedremo come questa piccola si comporterà in discesa. Let's go! Mamma mia, una bici non è intuitiva all'inizio. Allora, prima parte della discesa fatta, prima impressione a caldo. È una bici veramente strana. Allora, sentiamo il carro molto schiacciato, molto basso, però allo stesso tempo sento l'anteriore molto leggero, molto vuoto e non lo so, devo dire che per la prima parte della discesa di questa bici ci ho capito veramente poco. Continuiamo. Allora, concluso la prima discesa, devo dire che è una bici veramente strana, non ho mai provato niente del genere, si vede che è una cosa innovativa. Il carro dietro lavora tanto e si sente proprio che sei veramente attaccato al terreno. L'avantreno in realtà la sento veramente morbido, forse non sono stato abbastanza davanti, io non ho messo abbastanza peso. Le prime curve mi sono trovato in difficoltà, poi ho iniziato a prendere un po' la mano, però mi ci vorrà tutto il giorno per capire. Comunque si vede che è una bicicletta veramente studiata, una cosa di innovativo. Ci vediamo a fine giro per tirare le conclusioni. Oh, guarda chi c'è! Ciao amico della bici! Che ne pensi, Matte? Bella, molto particolare. Ho caricato tanto l'anteriore e la bici ha cambiato proprio stile. Mi ha soddisfatto su questa seconda discesa. Inizio a capire un pochino lo stile di guida che vuole questa bici. Però secondo me una volta capita la bici è un bel mezzo, è tanto reattiva, molto reattiva. Siamo giunti alla fine di questa lunga giornata, abbiamo provato la Unno per tutto il giorno e possiamo dire il nostro pensiero. Partiamo da quello che mi piace di questa bici. Innanzitutto il design, è una bici che vi fa innamorare appena la vediamo. Un'altra cosa che mi piace è la scelta mirata dei componenti e l'uso di componenti molto buoni come può essere SEL Italia, freni Formula, ora qui non li abbiamo però comunque sono freni che conosco molto bene, le scelte delle ruote Crank Brothers e comunque tutti componenti di gamma molto alta. Un'altra cosa che mi piace, anche se ci vuole tempo per capirlo,
è il baricentro basso, che rende la bici veramente schiacciata a terra, anche se qualche volta il carro è un po' nervosetto. Partiamo ora dagli aspetti negativi. Primo aspetto negativo da non sottovalutare è il portaborraccia. Come vedete, la borraccia non sempre entra, bisogna fare forza, starci attenti. Io lo vedo come un aspetto negativo, perché mettere la borraccia dovrebbe essere una cosa semplice e istantanea. Un'altra cosa che non mi piace è l'ammortizzatore messo così incavato nel telaio, e delle volte si ha difficoltà a fare i settaggi e soprattutto a gonfiarlo. Però è un prezzo che siamo disposti a pagare per avere l'ammortizzatore così basso vicino al movimento centrale. Un'altra cosa negativa nella bici, ma questa è soggettiva, a me non mi piace, è il passaggio dei cavi attraverso la serie sterzo. Tirando le conclusioni, la bici è unica e ho provato sensazioni mai provate nel mondo dell'enduro. È una bici che non è istantanea capirla, ci vorrà tempo, però già ho visto la linea che il costruttore voleva seguire. È una bici molto interessante e sono convinto che col tempo darà delle grosse soddisfazioni. Comunque volevo ancora ringraziare Freeride Prato per avermi dato la possibilità di testare questa bici, e colgo l'occasione anche per dire che se la volete provare potete andare da lui, visto che è diventato rivenditore Unno. Potete trovare tanto da lui, innanzitutto un'ottima officina e soprattutto un grande centro di revisioni sospensioni. Ragazzi, il video si conclude qui, vi invito ancora ad andarla a provare, perché soltanto provandola potrete capire l'essenza di questa bici. Mi raccomando, iscrivetevi e commentate sotto il video e dite la vostra. Ci vediamo alla prossima avventura. Ciao! Quasi dimenticavo il prezzo, 8.400 euro per questo modello, telaio S2, questa componentistica. È tanto, è poco, questo non sta a me deciderlo, però comunque vada, con questo modello e con questo prezzo i componenti sono al top di gamma e la bici è pronto race.